tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole introduciamo il concetto di persistenza. Andiamo a vedere quindi cosa OpenHub ci permette di fare per la memorizzazione dei dati, cerchiamo di capire a cosa possono servire i dati memorizzati e il perché appunto è importante renderli persistenti ai fini di una consultazione storica e statistica. Per un sistema come OpenHub che gestisce una moltitudine di dati è importante rendere i dati appunto persistenti, non volatili. In questo modo noi siamo in grado di immagazzinarli, analizzarli ed effettuare delle analisi statistiche e storiche. Andiamo insieme quindi al PC e vediamo sulla documentazione ufficiale di OpenHub come possiamo configurare la persistenza, che tipologia di persistenza abbiamo e il perché, quali sono gli scopi finali appunto del rendere il dato persistente. Spostiamoci quindi al PC e andiamo a vedere insieme come effettuare la configurazione della persistenza e vediamo poi alla fine anche quali sono dei casi d'uso che rendono la persistenza effettivamente importante. Eccoci sulla schermata PC e siamo sulla pagina della documentazione di OpenHub, quella relativa appunto alla persistenza. Quindi che cos'è la persistenza? La persistenza banalmente è la modalità con cui OpenHub rende non volatili i dati che gestisce. Quindi persistenza vuol dire memorizzazione in un supporto che non è volatile, come ad esempio un hard disk. Ma perché bisogna rendere persistenti i dati? Sicuramente rendere persistenti i dati ci permette di consultare tutti i dati che sono passati nel nostro sistema anche in un secondo momento. Anche perché acquisendo tante informazioni in tempo reale non siamo in grado di valutarle e vederle tutte nel momento in cui questi dati arrivano. Quindi renderli persistenti ci permette di fare delle consultazioni successive e fare delle analisi statistiche e storiche. Un motivo principale per cui OpenHub gestisce la persistenza è che in questo modo è in grado di ripristinare lo stato in caso di riavvio del sistema. Quindi pensiamo a un item che memorizza un valore di temperatura. Questo valore arriva, viene visto da chi sta guardando ad esempio quel dato su una dashboard o su qualche sistema di visualizzazione, però questo dato, se non viene reso persistente, chi non l'ha visto in quel momento sicuramente se lo perde. Questo dato viene reso persistente, quindi memorizzato su un'area non volatile del sistema, in modo tale che nel momento in cui io fermo e riavvio OpenHub per qualunque motivo, quando vado a vedere subito dopo il riavvio lo stesso item di temperatura di cui parlavamo prima, vedrò l'ultimo valore che gli è arrivato valido, altrimenti lo vedrò vuoto finché non gli arriva un nuovo valore. Quindi fondamentalmente mi permette di congelare la situazione, quindi lo stato dei miei item, e renderlo consistente a fronte di riavvii del sistema. Capite che per un sistema di smart home, di home automation, è una funzionalità abbastanza importante la persistenza, e quindi OpenHub ovviamente lo implementa e vedremo successivamente appunto come configurare i motori di persistenza e che tipo di strategie utilizzare per decidere quali item memorizzare e con che frequenza. Visto che la persistenza è un concetto abbastanza importante per un sistema di smart home, OpenHub quando viene installato installa di default un servizio di persistenza, che è questo indicato qua nella documentazione, RRD 4J, che ci permette di memorizzare con la sua strategia di default il valore di ogni item ogni volta che cambia lo stato e una volta al minuto almeno, così come ci viene detto nella documentazione. Questo permette appunto a OpenHub di rendere consistenti i propri item a eventuali riavvii del sistema. Ovviamente è tutto configurabile, quindi RRD4J, che è un sistema di default abbastanza leggero che permette a OpenHub appunto di gestire la persistenza di default, è ovviamente sostituibile con altri motori di persistenza. Questi motori di persistenza li troviamo nell'add-on store della nostra installazione di OpenHub, che possiamo andare a vedere. Quindi se noi apriamo l'interfaccia di OpenHub, ci loghiamo, andiamo nella sezione add-on store, in other, scrolliamo un po' giù e abbiamo i servizi di persistenza, che fondamentalmente sono quasi tutti relativi a installazioni di database.
perché alla fine il database è uno degli strumenti migliori appunto per memorizzare serie di dati. In particolare i database NoSQL tipo InfluxDB o MongoDB sono più indicati per la memorizzazione di serie di dati, come potrebbero essere i dati dei sensori di OpenHub. Ovviamente si possono usare anche motori di database standard tipo MySQL, MariaDB o quello per cui troviamo un motore di persistenza installabile. Come vedete ce ne sono tanti. Torniamo sulla documentazione. Quindi OpenHub gestisce un servizio di persistenza di default. Dobbiamo comunque andare noi a specificargli quale vogliamo utilizzare come servizio di persistenza di default, in modo tale che almeno lui ne abbia uno. Questa operazione si fa sempre nella interfaccia di OpenHub, nelle impostazioni, andando su persistenza. Bisogna scegliere il servizio predefinito. Adesso mi indica solo RRD4J, che appunto è quello che viene installato di default, ma man mano che io negli add-on installo dei servizi di persistenza, qui ottengo la lista e quindi posso scegliere qual è il servizio di default che usa OpenHub, se io non ne specifico uno diverso, magari in una rule o in un altro posto. Andiamo a parlare adesso della configurazione della persistenza, quindi che tipo di configurazione OpenHub ci permette di fare per decidere quali dati vogliamo rendere persistenti, in che modo li vogliamo rendere persistenti e dove li vogliamo salvare, quindi dove li vogliamo rendere persistenti. La configurazione si fa, allora nella documentazione ci viene detto che si fa su un file di testo all'interno della cartella persistence della solita cartella di configurazione di OpenHub, però in teoria tramite interfaccia grafica è anche possibile farla. Poi magari dopo vediamo come, anche se nella documentazione non è indicato, però c'è una sezione dell'interfaccia grafica che ci permette di configurare le strategie di persistenza. Allora, la configurazione della persistenza si basa sui trigger, cioè quando OpenHub decide di salvare, di memorizzare un dato che gli arriva. I trigger possono essere basati su una frequenza temporale, quindi posso dire quell'item memorizzalo ogni minuto indipendentemente dal fatto che il suo valore sia cambiato o meno. I trigger possono essere anche basati sul fatto che il valore cambi, quindi io posso decidere di memorizzare un valore di un item tutte le volte che cambia. Capite che se un valore cambia molto frequentemente andrò a memorizzare tantissimi valori, se un valore invece cambia molto raramente memorizzerò pochi valori. Oppure si può dire tutte le volte che c'è un aggiornamento dell'item, del valore dell'item, anche se il valore non cambia. Quindi se io ho un sensore di temperatura che ogni minuto mi manda il valore rilevato, questo valore potrebbe ogni minuto cambiare o non cambiare. In OpenHub posso decidere se memorizzarlo tutte le volte che viene inviato anche se non cambia, o se memorizzarlo solo quando cambia. Le strategie. Cosa sono le strategie di persistenza? Le strategie di persistenza ci permettono appunto di indicare quali sono le modalità per cui OpenHub decide se memorizzare un dato o meno. Quindi abbiamo come strategie every change, quindi ogni volta che il dato cambia, every update, ogni volta che il dato viene inviato anche se non cambia, quello che dicevamo prima, restore on startup, che permette di dire che determinati item recuperano il valore al riavvio di OpenHub, forecast, che ci permette di memorizzare dei dati nel futuro, tipo le previsioni del tempo, eccetera. Oltre a queste strategie predefinite ci sono delle strategie basate sul tempo, quindi utilizzando la sintassi del cron, che è la modalità con cui sui sistemi Linux si definiscono delle schedulazioni temporali, si possono definire delle persistenze basate appunto sul tempo. Poi abbiamo la sezione filtri, che è una sezione non obbligatoria, che ci permette di definire quali valori dobbiamo includere o escludere dalla persistenza in base a come definiamo il filtro. Gli item è un'altra sezione abbastanza importante nella configurazione della persistenza, perché ci permette di definire quali item vogliamo rendere persistenti, che strategia applicare e che filtri eventualmente applicare ai suoi valori. Questo perché OpenHub di default, se non si usa il suo sistema e la sua configurazione di default della persistenza che abbiamo visto prima, non rende persistente nessun item, quindi noi dobbiamo specificare una lista di item utilizzando anche delle wildcard tipo l'asterisco per dire tutti gli item,
o i gruppi, eccetera eccetera. Comunque dobbiamo noi definire quali sono gli item che rendiamo persistenti. In questo modo possiamo avere un controllo abbastanza specifico sui singoli item. Tutte queste sezioni vanno inserite nel file di configurazione di cui parlavamo prima. Quindi questo qui ad esempio è un esempio che ci fa vedere dove vengono definite le strategie, eventuali filtri e quali item vogliamo rendere persistenti con quale strategia. Qua volendo ci potrebbero essere anche i filtri. È importante mettere il restore on startup per tutti gli item che vogliamo rendere consistenti nei riavvii di OpenHub. Ovviamente la persistenza, come ci dice qua, lo possiamo usare nelle rules, perché magari abbiamo bisogno nelle nostre rule di andare a recuperare dei dati storici per fare delle analisi o per fare dei calcoli. Quindi OpenHub ci mette a disposizione tutta una serie di funzioni per andare a fare delle query sul nostro motore di persistenza e andare appunto a recuperare dei valori per poi aggregarli oppure fare dei calcoli. Andiamo a vedere adesso sull'interfaccia dove si può definire la configurazione della persistenza se uno non volesse utilizzare un file di testo. Quindi torniamo sulla nostra interfaccia di OpenHub, andiamo su impostazioni, nella parte add-on settings abbiamo anche tutti gli add-on di persistenza che abbiamo installato sul nostro sistema, quindi nel mio caso abbiamo solo l'RRD 4J, però tutti gli add-on di persistenza hanno questa voce di menu ulteriore che è la configurazione della persistenza. Come vedete qua ci sono le sezioni che abbiamo visto prima nella documentazione. Quindi tramite questa interfaccia è possibile effettuare delle configurazioni di persistenza e non utilizzare il file di testo. Detto questo mi fermo qui, ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino alla fine di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!